Guarda chi c'è, Nicola Jiang! Benvenuti a Wuhan, la città più centrale della Cina e capoluogo della regione del Hubei. In questo video vi porterò a mangiare vari street food che offre questa importantissima città, incominciando dalla loro colazione con il piatto più famoso del posto, ovvero il Rekamian. Buongiorno, eccoci nella nuova città, ovvero Wuhan. E la prima cosa da fare è la colazione. E qui la colazione è un culto, è un vero culto. Infatti qui esiste pure una parola che si dice Kuozao. Kuoni, vuol dire trascorrere il capodanno. Qui hanno inventato il Kuozao, che è trascorrere la colazione. Perciò è una cultura proprio del posto, celebrare la colazione. È molto molto importante per loro. Mi sono accorto che devi fare tutto te, perciò vi insegno come condire il Rekamian. Allora, mettiamo qui che sono tipo dei piselli fritti, ceci fritti, poi delle rapa e poi questa cosa che è molto importante. Raga, non ci sono i tavolini, perciò vicino ai marciapiedi ci stanno queste cose qui. Questo qui è l'unico pulito perché ha piovuto, no? Questo è l'unico asciutto, l'unico pulito, più decente, perciò mangiamo qui. Incominciamo dal Toupi, che è un piatto composto principalmente da riso glutinoso e una pellicina fatta di farina di fagiolo verde mungo, uova e farina. Buon appetito, buona colazione! È buonissimo, è leggermente salato, molto appiccicoso, un misto di sapori, stupendo. Pensavo una cosa molto più forte, invece no, si sente un bel po' i funghi cinesi, il pollotto, il profumo dell'uovo, wow, cosa stupenda. Ci sono pure queste verdure salate, tipo il tazzai, poi ci sono anche le rape già salate, buonissimo. Comunque il mangiare in mezzo alla strada, come sto facendo io ora, è normalissimo qui a Wuhan. Qui la gente di mattina ha sempre fretta per andare al lavoro, ma non deve mai rinunciare alla colazione. Mangiano mentre camminano. Ora mangiamo il Rekamian, ovvero gli spaghetti secchi caldi, tradotto in italiano. E questo piatto, questo spaghetto, è famosissimo in tutta la Cina ed è simbolo di Wuhan. Praticamente è tipo la carbonara a Roma. All'interno troviamo i fagiolini e le rape marinate, sono i piselli croccanti. Sotto troviamo anche la salsa, che è un misto di salsa di sesamo e salsa di soia. Finalmente mangiamo il Rekamian a Wuhan. L'unica volta che l'ho mangiato è stato a Pechino. È tutta un'altra cosa mangiare questo piatto proprio nel posto in cui è stato creato. Si chiamano spaghetti secchi caldi per un motivo, sono veramente secchi, però è buonissimo. È molto molto cremoso. Si sente un po' la salsa di sesamo, profumatissima. Ne mangerei altri 10. Il Rekamian è uno dei miei piatti preferiti. Però qui manca qualcosa. Un po' di piccante ci sta sempre. Ah, perché solitamente la gente del posto lo mangia piccante. Non me l'ha messo, perciò l'ho messo io. Wow. In Cina dovete provare assolutamente il Rekamian. Lo trovate in tutta la Cina, non solo a Wuhan. Wuhan è solo il posto dove lo mangiano di più, dove l'hanno creato. Qui a Wuhan lo mangiano sia a colazione, soprattutto a colazione, sia a pranzo sia a cena. E dato che siamo a Wuhan dobbiamo mangiare come loro. Città che trovi, usanze... come cazzo si dice? E dato che siamo a Wuhan dobbiamo mangiare come loro, dobbiamo fare la colazione come la gente del posto, davvero wuhanese. Ora vi porto a mangiare un'altra colazione tipica del posto, che dovrebbe essere proprio all'interno di questo quartiere residenziale. 你好，你们这里是糯米包油条是吗？对的。来一份原味的，然后一个咸肉松的。
师傅吃，来，好，谢谢。可以这个，我有个 Bello caldo, sì. E con c'è? 14块。 Eccolo qua, questo qui si chiama Nuomi Pao Youtiao, ovvero riso glutinoso che avvolge il youtiao come se fosse un sushi, un uramaki, raga. Guardate qui, siamo in una zona residenziale, siamo in delle casette proprio basse, un po' rotte, ma vabbè. Prima stavo cercando sto posto, non lo trovavo, non credevo fosse all'interno del cancello di un condominio. Proviamo intanto il gusto classico. È dolce e un pochino salato, buono, molto profumato. Senti, il riso glutinoso che si appiccica alla bocca. Poi c'è il profumo del fritto del youtiao, dolce e salato. Il dolce più che altro è del riso perché c'è lo zucchero misto sesamo, perciò è molto profumato, ci sente un po' il profumo del sesamo. E poi c'è un pizzico di salato del youtiao. Ci vuole masticare però. È arrivato il momento di quello al gusto Lawson e alga. Io adoro il Lawson, è stupendo. Qui prevale il salato perché il Lawson è sul salato. Infatti, come potete vedere, non c'è alcuna traccia di zucchero. All'interno ci sono pure delle verdure salate. È pure piccante. Cosa? E io gli fui domani. Però fa apposta, ragazzi. Raga, è buonissimo. È iniziato a piovere, come non detto, cazzo. Ed ecco a voi il Qian Kao, un tipico street food cinese. A vista sembra un panzerotto non fritto, ma mi sa che è tutt'altra roba perché fuori la pastella è fatta con farina di riso glutinoso. Dall'odore sembra il gnocco di riso. Buon appetito! No, lo strato fuori è molto gommoso e l'interno è un misto di verdure, germogli di soia. Poi io ho chiesto con la carne di maiale brasata e il tuorlo d'uovo salato. Leggermente salato. Ah, c'è pure l'aglio. Sembra di mangiare uno gnocco con carne e verdure all'interno. A metà sono già pieni. È molto gigante. Riempie un casino. Praticamente con questo ci puoi fare sia colazione che pranzo. Un brunch tutto in una volta. Che piatto! Eccolo qua, questa qui è la focaccia cotta con i sassi e in cinese si chiama Shi Tou Ping, appunto focaccia sasso. Guardate le forme dei sassi. Come vedete i gusti c'è sia salato che dolce. Buon appetito. L'impasto è molto sottile, perciò rende il tutto molto croccante. E duriano come il po', dolce. È figo perché è la prima volta che vedo una cosa cotta con i sassi. Che figo. Fanno un baccano della Madonna però. Viene fuori una meraviglia. All'interno c'è la marmellata di durian. Comunque sembra grande ma non riempie, è molto sottile, molto leggero. Ed ecco a voi il Su Chao, che sarebbe uno street food tipico di Wuhan, proprio un cibo molto antico della vecchia Wuhan. Ora lo proviamo, oh, morbidissimo. Ne ho scelti di due gusti differenti, uno dovrebbe essere allo zucchero, proprio semplice, e l'altro, questo qui, è con Lawson e alghe. Incominciamo da questo qui, con lo zucchero.
bollente, appena fritte, buonissimo, è molto morbido. Fuori lo strato è molto croccante, fritto, sembra il youtiao, e all'interno è molto morbido come il tang yuan, è fatto con la farina di riso glutinoso. Morbidissimo ed è leggermente dolce, però scotta. È bollente. Ora mangiamo questo qui al rousong e tai tai, che sarebbe alga, e qui tocca mangiarli ancora bollenti perché se no non fila. Questo è buonissimo. Io adoro sia il rousong che il tai tai, cioè l'alga, e questa è una combinazione buonissima. All'interno è uguale identico, fuori invece è pieno zeppo di rousong. No, per chi non sapesse cosa fosse il rousong, questo qui, che sarebbe carne di maiale seccata e sfilata. Guardate che bello, ed è un pochino dolce e salato. Raga, una cosa stupenda. E sapete quanto ho speso in totale? 12 yuan, corrispondono a circa 1,60 €. Mi è venuto un po' di sete, ora ho chiappato un bel chimahu, che sarebbe un dessert fatto con il sesamo. Questo qui è fatto con 2 sesami diversi, il sesamo bianco e il sesamo nero. Yin yang, oh. Strabuono. È leggermente dolce, profuma un casino di sesamo, è molto papposo, sembra una pappa. Questo qui, il sesamo nero, c'ha un pelino di quell'amaro, perché il sesamo nero è più amaro di quello bianco, mentre quello bianco ha un gusto un pochino più leggero. Perciò yin e yang tocca mischiare tutto e ci abbiamo una fusione di sesamo, e in ogni città che vado cerco sempre se c'è qualche mercato notturno all'aperto, ed eccoci qua. Abbiamo trovato, stupendo, pieno di bancarelle. Andiamo a mangiare qualcosa, là. L'acquolina in bocca. Allora, che abbiamo noi? Abbiamo un bel collo di anatra, una bella testa di anatra. Oh, guarda che qui non c'è. Allora, Wuhan, come ben sapete, è molto famosa per la sua carne brasata di anatra, soprattutto il collo di anatra. Qui lo fanno buonissimo. Proviamolo. Buon appetito. Wow. Raga, è veramente buono. È un po' salato, prevale il dolce ed è piccante mala. Oltre alla carne di anatra brasata, che è la più famosa, fanno brasato anche tantissimi altri cibi, tipo verdura, tofu, eccetera eccetera. Questo come snack è una cosa straordinaria. Proviamo la testa adesso. Ora ha un po' senso però, sembra di toccare salsiccia, no? Per chi non sapete chi è salsiccia, è il mio cagnolino, un bassotto. Vado, eh? La carne è molto tenera, molto dolce, il gusto è uguale al collo, è brasato proprio alla perfezione, una cosa straordinaria. Il gusto è un pochino salato, è dolce ed è molto piccante. Il piccante è mala, quello che ti paralizza la bocca. Buonissimo. Però mi fa senso mangiare la testa. Comunque sia il collo che la testa di anatra hanno poca carne, però è molto gustoso. Un morso tira l'altro.
Ed ecco a voi il Changping, tradotto in italiano focaccia salsa. Focaccia salsata. Beh. Comunque è una focaccia tipica della minoranza etnica Tujiazhu, che è una minoranza etnica del Hubei. Proviamolo. Buon appetito! Croccantissimo, salato e dolce. Come potete vedere è molto sottile, perciò basta friggere per un po' e diventa molto croccante. 6 yuan, nemmeno un euro, 80 centesimi più o meno. Veramente buono. All'inizio non credevo che fosse così buono, pensavo fosse una focaccia molto secca con un po' di salsina e basta. E invece è una cosa spettacolare. Wow, è buonissimo. E poi è anche un pochino piccante, ma proprio un pelino piccante. Peccato che ho cappato una porzione piccola, devo comprarne una porzione più grande. Eccolo qua, è una palla leggerissima perché all'interno è gonfio, è un pallone gonfiato e si chiama Hong Tang Ping, ovvero focaccia di zucchero rosso, perché è un dolce, è un tipico dolce della regione Hubei. Adesso lo rompiamo. Ecco, l'ho rotto, all'interno c'è lo zucchero rosso che è tipo zucchero di canna. Proviamolo. Molto croccante ed è dolce. Il profumo di sesamo. Come potete vedere ai lati della palla c'è appiccicato pure del sesamo. Molto profumato, molto secco anche, niente di che diciamo, però è figo. Ho pagato 4 yuan, che sono nemmeno 60 centesimi di euro. Sta un carino. Ciao. Ed ecco a voi il Ofen, che sarebbe un dolce fatto con la polvere di radice di loto. Ma che roba, è tutto appiccicaticcio. Proviamolo. Buon appetito. Sembra di mangiare un surraccio. Comunque è buono, eh. All'interno troviamo i fagioli rossi azuchi, della gelatina di cocco, poi c'è il biancospino cinese e c'è anche l'uvetta. La consistenza è veramente strana, all'interno c'è pure la giugiola, un misto di sapori di frutta secca dolce, sembra di mangiare i mucci comunque. Ancora non sai cosa stai mangiando e già scivolato giù in gola, perché è veramente scivolosissimo. È giunto al termine anche il video di oggi, ma la nostra permanenza a Wuhan non è ancora finita, perché nel prossimo video vi porterò a mangiare in diversi locali, tra cui anche uno che serve un caffè molto particolare. Non so come cacchio se lo inventano, ma vabbè. Se il video vi è piaciuto, vi prego mettetemi un like. Se invece non vi è piaciuto, mi va bene anche il follow, meglio di niente. Vabbè, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!